Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici dell'Ariete. È un momento di stabilizzazione o di costruzione, mi verrebbe anche da dire. Può essere un tema legato alle regole, piuttosto che al padre o a un capo. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me può contattarmi via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e in più ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al video corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con il matto, il carro, ruota della fortuna, sei di pentacoli, il sole. Ragazzi, avete un sacco di arcani maggiori fino ad adesso. Tre di coppe, la luna e un re di bastoni. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento generale del mese, scusate, del periodo, quindi sono qui i primi 15-20 giorni del mese, ok? E potrebbero anche arrivare messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, denaro, amore, eccetera. Allora, partiamo con questo matto. Abbiamo un 6 di bastoni e un 5 di spade. Allora, potrebbe far riferimento ad un nuovo inizio. Potrebbe essere come un nuovo scopo, come se trovasse una nuova fonte di ispirazione. Andiamo a vedere anche il carro. Sole e eremita. Allora, ho come la sensazione che potrebbe iniziare, per qualcuno potrebbe essere una questione di tipo romantico, per qualcun altro è più una questione, ehm, non so ancora se lavorativa, però sicuramente c'è qualche progetto, qualche nuovo percorso che potreste intraprendere in questo periodo. Con il carro può esserci uno spostamento o addirittura una scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere la ruota. Fante di spade. E amanti. Mm. Allora,
Ho l'idea che per qualcuno questo inizio sia un po' titubante. Qui abbiamo un 5 di spade. Il 5 di spade parla sempre un po' delle lotte egoiche, dei conflitti interni, del nostro ego che bisticcia con noi stessi. E ho come l'idea che qui ci sia un qualche tipo di conoscenza, di nuovo percorso, di nuovo obiettivo che voi effettivamente potreste intraprendere, ma del quale non siete mica tanto convinti. Cioè, io ho come la sensazione che qualcuno di voi potrebbe cedere, potrebbe fare questa scelta anche collaborativa per qualcuno, non perché siate in realtà convinti della persona, della situazione in sé, ma perché è come se non vediate altra alternativa, è un po' come se qualcuno di voi dicesse, vabbè, frequento questa persona finché non ne trovo una migliore. Ho un po' quest'idea. Però il punto è che così è come se non si riuscisse mai a sviluppare qualche cosa di bello, perché non, è come se non ci metteste il 100% di voi stessi. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Imperatore. Sento che avete voglia di qualche cosa di stabile, di duraturo, di equilibrato, e di nuovo potrebbe essere sia la situazione lavorativa che la situazione romantica, piuttosto che anche familiare. Per qualcuno è come se volesse stare un po' tranquilli o volesse costruire qualche cosa di solido nel tempo. Il punto qual è? Che avete due volte il sole al contrario e la regina di spade al contrario, questo 5 di spade. C'è qualcosa, e secondo me ha a che vedere anche con questo eremita, ehm, che non state prendendo in considerazione, che non state vedendo, che state sottovalutando, che non vi è chiaro. Anche perché solo al contrario è luna. C'è, io credo, qualche lato ombra vostro che con questo eremita al contrario potreste non vedere, ed è per quello che ho un po' la sensazione, perché la ruota della fortuna è anche girata al contrario, quindi ho un po' la sensazione che le dinamiche continuino a ripetersi, mentre voi avete in testa di concretizzare un qualche tipo di scambio commerciale, piuttosto che vendita, piuttosto che relazione in equilibrio e in armonia. Andiamo a vedere il sole. Papa, 3 di coppe, 3 di spade. Ah. Allora, per qualcuno, guardando il 3 di coppe e il 3 di spade, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe portarsi a casa un'amara vittoria, perché effettivamente c'è il Papa, c'è anche un 6 di pentacoli, l'imperatore, quindi c'è aria di contratti, c'è aria di accordi, però è come se sì, l'accordo si facesse, difatti anche qui abbiamo un 3 di coppe, ma c'è qualche cosa con questo 3 di spade che dovrete anche sacrificare. Effettivamente il Papa è un punto medio, quindi è trovare quello che volete voi con quello che vogliono gli altri, e appunto trovare un punto medio. Io sento che qualcuno di voi potrebbe vivere un periodo dove per questioni lavorative potreste dovervi allontanare dalla famiglia piuttosto che dai figli, perché qui ce l'ho proprio forte il viaggio. Magari qualcuno va solo in vacanza, eh. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni, un 9 di pentacoli, un fante di pentacoli e la torre. Devo dire che qualche risultato lo porterete a casa. Non è il risultato che voi vi aspettate, però, perché c'è questa torre
che destabilizza un pochettino. Andiamo a vedere la luna. Mondo e giustizia, wow. C'è un tema legato ai figli, qui. Per qualcuno potrebbe essere un momento dove esplicitare la propria volontà di avere figli o la volontà di non averne. Sapete che la parola figli e la parola progetti sono interscambiabili nei tarocchi, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere questo re di bastoni. 7 di coppe. Sì, ma infatti è 4 di pentacoli. Io sento che sarete pronti ad intervenire, a fare cambi, mi viene anche quasi da dire flessibilizzarvi con questa regina di spade al contrario, pur di mantenere questa stabilità, questa situazione anche in un futuro. Cioè, supponiamo che siano i figli. Voi esprimete il desiderio di volere dei figli, l'altra persona non si sente ancora pronta, c'è come un ok, ha detto che non li vuole adesso, magari in un futuro sì, perché per me è così importante adesso? Qual è il mio lato ombra legato a questo tema? Ho paura di diventare vecchio, vecchia, ho paura, non lo so, di che man mano che passa l'età diventi più difficile, ho paura che uno dei due possa cambiare lavoro e quindi l'altro o l'altra si deve tirare sul figlio o la figlia da solo o da sola. Cioè ci sono come dei temi, se non è un figlio è un progetto, come se ci fosse un qualche cosa che vi blocca per quello che riguarda, ah guardate ragazzi, è un'ufficializzazione a livello di fogli, a livello legale, a livello burocratico. Avete giustizia, 6 di pentacoli, imperatore, papa, quindi qui ci potrebbe essere per qualcuno un tema legato a un'ufficializzazione scritta. Siccome abbiamo anche il carro e il matto, non vi nego che si potrebbe anche trattare di qualche trasloco e quindi di qualche compravendita di una casa. C'è come qualche cosa da cui vi dovete allontanare, mm, ma sento che questo allontanamento vi darà come la possibilità di osservare le cose da un altro punto di vista e di ritrovare un equilibrio o ritrovare, diciamo, è come se riusciste a trovare un modo per rimettere le cose al loro posto. Va bene ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai disoccupati. Ci sono buone probabilità, ragazzi, che in questo periodo effettivamente inizierete. ehm, Può essere un lavoro, lo sento più come un'idea, un progetto che possa sfociare in un lavoro. Però effettivamente abbiamo questo matto all'inizio del periodo, ruota della fortuna, abbiamo varie carte di contratti e un re di bastoni alla fine. Quindi secondo me sì che ci può essere questa buona opportunità lavorativa che vi terrete anche stretti. Mm, Sento che qualcuno potrebbe trovare lavoro con un certo rilievo, cioè capo, responsabile, anche se non lo avete mai fatto prima. Ok, per le persone che sono occupate,
Allora, se state aspettando un rinnovo del contratto, sento che questo potrebbe arrivare, ma potrebbero esserci delle clausole che non vi sconquifferano, che non vi piacciono tanto, che non vi rendono proprio contenti al 100%. A parte questo, allora, se siete in posti di responsabilità, la cosa che sento è di, come vi posso spiegare, creare una posizione. Cioè, va bene essere, per dire, comprensivi e amici sul lavoro, quindi essere la persona che magari ascolta il collega o il sottoposto con i problemi lavorativi che ci sono, magari anche con i problemi personali, per capire perché la persona magari arriva sempre in ritardo, eccetera. Un altro tema è andare a prendersi una birra con i sottoposti, diciamo così. Cioè, non che non si possa fare, però è come se doveste mantenere un certo distacco, una certa protezione nei vostri confronti, soprattutto in questo periodo. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, ci sono varie carte di contratti, varie carte di viaggi, di nuovi inizi. Può essere un momento dove effettivamente potreste stringere alleanze, perché è come se aveste bisogno di implementare qualcosa. Vi dico, potrebbe essere un momento con molto movimento lavorativo, potrebbe essere un momento ideale per spingere con la pubblicità, il marketing, le strategie commerciali, come se fosse un buon momento per lanciarvi o per lanciare qualche cosa di nuovo. E quello che sì sento è che dovrete essere ben focalizzati perché sarà un periodo impegnativo, eh. Se parliamo di soldi, vi sento bene, amici dell'Ariete. Potrebbe esserci, soprattutto se si tratta di investimenti scolastici o per corsi formativi, corsi di aggiornamento, potrebbe esserci come un rimborso perché il corso a cui vi siete iscritti magari non si fa per problemi tecnici, per problemi X. Ehm, Qualcuno invece potrebbe non riuscire a fare il corso e non aver diritto al rimborso, ok? Cioè come del denaro investito ma è un denaro che voi investirete per qualche cosa di nuovo e non è il denaro che avete già investito. E per il resto sento che potrebbe anche arrivare del denaro in più, inaspettato per qualcuno. Potrebbe essere, non so, un portafoglio che trovate a terra, per esempio, ehm, piuttosto che, sapete, mi fanno vedere le macchinette, che possono essere quelle delle sigarette, quelle del parcheggio, dove come se trovaste dei soldi, delle monete sparse lì sotto. Quindi poca roba, però vi esce un parcheggio. È sempre un dono di Dio. Per quello che riguarda i progetti, allora qua ci sono, come vi dicevo prima, potenziali collaborazioni, potenziali alleanze, accordi. Potrebbe anche esserci questo nuovo inizio, questo nuovo progetto, questa nuova idea che prende corpo, quindi la vedo molto bene. Parliamo di relazioni. Le relazioni familiari. Allora, qua secondo me c'è un tema con i figli. Può essere un figlio che parte per l'università, può essere un figlio che
dovete aiutare economicamente. Se voi siete i figli, potrebbe essere necessario aiutare un genitore. Aiutare non necessariamente a livello economico, anche se potrebbe essere, ma magari proprio a livello pratico. Cioè, non lo so, vado io a farti la spesa, vado io a farti quella commissione o cose per lo stile. Niente di che, diciamo qualche impegno in più. Mm? Parliamo adesso di relazioni romantiche. Allora, per chi è single può effettivamente, ragazzi, iniziare una nuova conoscenza, una nuova storia, una nuova relazione. Potrebbe anche essere durante un viaggio che conosciate una persona. Io credo che potreste non capire subito se la persona è single oppure no, quindi diciamo che durante la conoscenza osserverete molto, cercherete di capire, di carpire certe informazioni. Io ho la sensazione che questa persona potrebbe essere impegnata. Ma nonostante questo, le informazioni che vi scambierete saranno ricche e abbondanti. Non vedo se in questo periodo, magari si vedrà nella prossima quindicina, non capisco se possa nascere qualcosa in più di questa pseudo amicizia, oppure se vi dirigerete verso altre prospettive o se le due cose insieme, perché potrebbe anche essere, Cioè per la serie, un po' quello che vi dicevo prima, frequento questa persona fino a quando non ne trovo una di migliore. È un po' questo, no? Non è che vi dispiace la compagnia di questa persona, però probabilmente per qualche motivo potrebbe non essere disponibile, magari è libera, ma non disponibile, magari non ha tempo, magari in una fase di cambiamento professionale per cui non è predisposta all'amore, o magari è una persona che sta uscendo da una situazione e non ha voglia in questo momento di infilarsi in qualche cosa di nuovo. C'è come una sorta di deterrente da parte di questa persona, secondo me. Ehm, e anche voi non è che vi sento particolarmente lanciati, cioè all'inizio sì, poi mano a mano, secondo me con questo 6 di pentacoli darete il giusto, né troppo poco. Ehm, è come se voleste vedere se effettivamente ci può essere una relazione equilibrata e sana con questa persona. Può anche essere con questi due sole al contrario, che siate voi a dire guarda, cominciamo solo come amici, cominciamo a frequentarci così e vediamo, proprio perché è un po' come se voleste capire di che pasta è fatta l'altra persona. Per le persone che sono in una relazione potrebbero esserci dei viaggi, dei trasferimenti, ehm, sì, delle gite fuori porta, secondo me. Non sento che sia un periodo particolarmente ehm, armonioso, idilliaco, cioè sento un po' come se tutto andasse nella norma fondamentalmente. Non c'è niente di così eclatante, ma neanche niente di preoccupante. Anzi, vi devo dire che mi sembra un periodo piuttosto sereno, cioè sì, è come se foste impegnati a fare la vostra vita, a godervi l'uno la compagnia dell'altra. Quello che sì sento è che potrebbe esserci appunto un tema con i figli, quindi dipendendo dal momento in cui
sia la vostra conoscenza, potrebbe essere un buon momento per aprire il tema figli, meno per cercarli, vi dico. Però è come se ci fosse da chiarire qualche cosa anche in visione di un futuro, perché qui lo vediamo. Cioè, alla fine, in tema, non so, vuoi dei figli in un futuro? Sì. Vuoi dei figli fuori dal matrimonio in un futuro o per te è importante sposarsi per avere figli? Cioè, temi di questo genere, ok? Dove sì, si affrontano, ma in modo leggero, perché è come se fosse una visione ad un futuro un po' lontano. Se non siete più in età da figli, qui il tema potrebbe essere una convivenza o l'andare a vivere insieme o il fare qualcosa insieme. Anche se vi dico, avete due carte dell'imperatore, quindi è un 4 di pentacoli qui, per qualcuno sì che è una situazione abitativa. Anche perché anche qui abbiamo due carte di spostamento, Sì, potrebbe anche essere un momento dove valutate se andare a vivere insieme, dove andare a vivere insieme, se mai andreste a vivere con questa persona, perché magari per qualcuno la domanda importante è: ma io ce lo vedo un futuro con questa persona? Se foste in una relazione clandestina, non etichettata, o difficile, le cose scorrono. Siete molto in una fase, vediamo come va. Ma ho anche l'idea che ridimensionerete, se siete quelli che date troppo, inizierete a dare meno, e se siete quelli che date troppo poco, inizierete a dare un po' di più. È come se si ripristinassero in un certo senso certi equilibri. Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona la lettura. Io intanto vi comunico che a luglio sarà attiva la promozione sulla lettura semestrale, che è una videolettura e che andrà a vedere il vostro semestre da un punto di vista spirituale, relazionale e anche lavorativo e monetario. Trovate comunque tutto sotto nella descrizione del video. Però per voi che siete arrivati fino a questo punto, la lettura è in promozione già da adesso, da quando vedete il video, ok? Contattatemi via mail e vi dico poi tutto. Vi mando la lettera di presentazione. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Il ribelle, un altro imperatore, ragazzi, è l'abbondanza, un re di pentacoli, l'archetipo minore dell'imperatore. Quindi devo dire prosperità, abbondanza, per qualcuno si tratta di case. Se si trattasse di case, allora potrebbe esserci come un preaccordo, un precontratto effettivamente già in questo periodo. Sapete, non mi viene la parola specifica come si chiama, un compromesso. Dove potreste anche ricevere già del denaro. Sento che è più forte la vendita della casa che non l'acquisto, ma comunque adattate la lettura perché potrebbe anche essere un acquisto tranquillamente. Però siccome sento denaro che entra, ok, allora può anche essere che vi entri del denaro per dare la caparra. Comunque, ognuno adatti la lettura alla propria realtà. Però sì, è un buon periodo a livello di interscambi immobiliari, ecco questo intendevo. E qui di nuovo abbiamo carte che mi parlano di un'abbondanza, di una prosperità, di qualcuno che rompe i vecchi schemi, vedete che si chiama proprio il ribelle, ci sono le catene rotte qui. Rompe i vecchi schemi, così come ci dice anche la ruota della fortuna, per crearne di nuovi, di più giusti, di più equilibrati. Anche perché anche qui gli amanti erano al contrario, È come se questa relazione, questa situazione all'inizio potesse essere un po' in disarmonia e voi farete in modo di riportare il tutto in armonia.
un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia. Quindi questa frase mi ricorda tanto quando si dice che la realtà cambia in base all'osservatore. Ognuno di noi ha un proprio sistema di credenze, un proprio karma da dover riequilibrare, e quindi quello che io vedo come un'erbaccia per qualcun altro potrebbe essere un tesoro. È un po' come se vi dicesse anche che tutto è relativo, perché in un certo momento della vostra vita c'è qualcosa che potrebbe sembrare un tesoro, in altri momenti potrebbe sembrare un'erbaccia e viceversa. Per quello che riguarda le erbacce mi viene in mente l'ignoranza, cioè, spiego, ci sono un sacco di erbe, anche infestanti, quelle che vengono chiamate erbacce, che sono curative. Ora, noi evoluti, ok, nel 2026 abbiamo perso quella conoscenza, siamo ignoranti perché ignoriamo che certe cose in realtà possono servire, possono essere utili, possono essere anche medicinali in questo caso. Parlo per cioè una volta questi rimedi naturali, queste cure, questo riciclare, questo utilizzare tutto delle cose era come più popolare, no? Adesso il conoscere le erbe magari è solo più dei naturopati, di pochi eletti, non che non si conosca, però era più diffuso. Bene ragazzi, non mi dilungo oltre, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure può abbonarsi al canale. Lì la formazione è ben più vasta perché tratto tutto il tema delle credenze limitanti che tratto comunque nelle sessioni personali, però ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono temi che parlano di kundalini, di alto e basso astrale, di come risvegliare il terzo occhio, di campi energetici, di come proteggere il campo aurico, insomma, è tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare per una mia formazione personale e professionale, e lo sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, sono numerate però dall'1 al 4, perché una è divisa in 3 e 3B, vanno viste però insieme. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!